Allora, diciamo questo concetto fondamentale, che se non si riesce a entrare in chetosi e quindi non si riesce a raggiungere quello che è l'obiettivo fondamentale della dieta chetogenica, cioè non si riesce praticamente ad arrivare con la macchina a bruciagrassi, la carbomania, cioè quella dipendenza praticamente da carboidrati, è molto ampia. E soprattutto cos'è che ci impedisce di entrare in chetosi? La chetosi, lo abbiamo già detto altre volte, lo possiamo vedere come la Germania dell'Ovest, dall'altra parte abbiamo la condizione di iperinsulinemia e iperglicemia, che costituisce questo muro, come il muro di Berlino, che è l'insulino resistenza, il muro dell'insulino resistenza, quell'insulino resistenza che sappiamo essere, quando diventa una sindrome, cioè si manifesta sotto forma di sintomi: aumento del giro vita, aumento della pressione minima, aumento del colesterolo, trigliceridi, innalzamento della glicemia, abbassamento del valore del colesterolo buono o HDL, una familiarità per le malattie da insulino resistenza, quale la malattia metabolica propriamente detta, che è il diabete. Bene, questo muro dell'insulino resistenza vuol dire che è talmente alto, e quindi praticamente che cosa abbiamo noi con questo muro talmente alto? Abbiamo che noi non riusciamo a superarlo, siamo cioè in uno stato di insulino resistenza. Noi dobbiamo vincere questo muro di insulino resistenza. Quindi come si instaura il muro dell'insulino resistenza? Il muro dell'insulino resistenza si instaura praticamente a seguito di picchi glicemici postprandiali che noi andiamo ad innescare tutti quanti i giorni, nel momento in cui andiamo a confrontarci con una quota eccessivamente elevata di carboidrati. E quali sono questi carboidrati nocivi per il nostro organismo? Sono i carboidrati ad alto indice glicemico: pane, pasta, pizza, patate, riso, mais, dolci, gelati, zucchero raffinato, che sono quegli alimenti che noi dovremmo allontanare dalle nostre tavole, ma soprattutto allontanare dai nostri figli, per evitare praticamente che questi si abituino e diventino dipendenti dallo zucchero raffinato, dei carboidrati ad alto indice glicemico, perché in quella fase iniziale di picco glicemico che cosa accade? Accade che un soggetto a che cosa va incontro? Va incontro praticamente ad un momentaneo stato di benessere, di gratificazione, praticamente, che fumando una sigaretta, nel momento in cui aspira il tabacco, quello gli stimola praticamente una condizione di ipossia, oltre che di calore praticamente a livello del palato, e va a stimolare la post-ipofisi a produrre l'ADH. Infatti quando uno fuma il sigaro rispetto alla sigaretta non ha neanche bisogno di aspirarlo per avere quell'effetto gratificante che dà la sicurezza, perché la produzione dell'ormone antidiuretico significa praticamente che si ha quando arriva il calore forte sul palato. L'ormone antidiuretico dice, ecco perché anche noi vogliamo bere sostanze calde, sono molte volte meglio di bevande fredde. L'ormone antidiuretico, che fa trattenere acqua e non fa perdere acqua con la diuresi, dice al nostro cervello che sta bene, perché il cervello vive immerso in un ambiente acquatico. E quindi praticamente l'altro effetto è la condizione di ipossia che la nicotina fa a livello polmonare, e sappiamo dalla scuola della medicina tradizionale cinese c'è uno stimolo produttivo dell'ormone, praticamente dell'organo che è chiamato la madre del polmone, che è l'elemento terra metallo che è il polmone, che è invece praticamente la milza, la quale libera praticamente sangue arterioso, cioè ricco di ossigeno, a pressione venosa, e va a innescare il metabolismo nutrendo praticamente il fegato. Questo meccanismo innalza il metabolismo. Quando noi fumiamo una sigaretta, stranamente per pochi momenti abbiamo uno stato di benessere legato a un innalzamento del metabolismo. Infatti chi fuma di solito ha meno appetito e praticamente soprattutto tende meno ad ingrassare. Invece poi, smettendo di fumare, stranamente anche mangiando uguale si ingrassa, perché si metabolizza di meno, perché il fumo crea una condizione di stress nel nostro organismo che fa questo lavoro. Questo tanto per capire come funzionano, come innescano certi meccanismi, e perché poi noi diventiamo realmente dipendenti. E questa
giostra pericolosa che si forma, lo vediamo sull'immagine a destra, praticamente l'insulina che fa abbassare la glicemia, mandando lo zucchero praticamente nel fegato, che in buona parte questo zucchero va a ricostruire le riserve di glicogeno epatico, ma in massima parte viene trasformata a livello citoplasmatico in grasso mediante praticamente un processo attraverso l'azione della partita da citrato mediante un enzima carbossilase, un enzima che aggiunge atomi di carbonio, perché quel citrato che si forma all'interno del mitocondrio non viene utilizzato l'acido citrico o ciclo di Krebs per essere utilizzato a scopi energetici. Sintesi: se noi mangiamo tanti carboidrati si innesca l'insulina sì ci fa aumentare il glicogeno epatico, sì ci aumenta il glicogeno muscolare, ma se non abbiamo fatto sport nei muscoli non entra, e finisce, lo vediamo la freccetta gialla in basso, finisce tutto nei depositi di grasso dove praticamente va ad accumulare nuovo grasso e nel fegato dove viene trasformato in grasso formando il grasso endogeno. Quindi capiamo bene praticamente che l'insulina e l'assunzione di carboidrati creano quei picchi glicemici per noi notevolmente devastanti. Al contrario, invece, nella condizione di gluconeogenesi, la produzione, lo vediamo la linea arancio-blu, dal pancreas viene prodotto l'altro ormone, che non è un ormone controinsulare come il cortisolo, che poi lo rivediamo nel picco glicemico, viene praticamente il glucagone a stimolare invece lo scioglimento del glicogeno epatico quando i livelli di glicemia si sono abbassati. Quindi capite bene che questa glicemia, che è regolata da 5 ormoni, l'insulina, il glucagone, l'adrenalina, la serotonina e il cortisolo, è un valore importante dal punto di vista ematico, molto di più casomai di quella che ci preoccupa l'anemia o l'emoglobina, perché per il nostro corpo mantenere la glicemia è costante e fondamentale, perché noi abbiamo tanti organi che sono glucosio dipendenti, insulino indipendenti, come la retina, come il cristallino. Vediamo, analizziamo da vicino il picco glicemico. Il picco glicemico, dopo questa immediata salita, momento di benessere che ci danno i carboidrati, vediamo una rapida caduta. Perché? Perché si attiva la produzione di insulina quando il livello di glicemia salta, l'insulina praticamente fa abbassare rapidamente la glicemia, e se non siamo ancora particolarmente insulino resistenti e quindi non siamo verso un passo dal diabete, entro 2 ore, 60, massimo 90 minuti, la nostra glicemia scende a valori normali come prima del pranzo, ma può scendere troppo, perché l'insulina prodotta non è poca ma è abbastanza, è tanta, siamo nell'iperinsulinemia, ancora non siamo fortemente insulino resistenti, finiamo in una condizione chiamata ipoglicemia. A quel punto, come arriva l'ipoglicemia, il cervello soffre, che va a pesca sempre, vuole sempre livelli giusti, corretti di glicemia, e quindi però questa caduta in ipoglicemia ci dice già che siamo iperinsulinemici. Talvolta alcuni fanno questa prova, la prova da tolleranza di glucosio, per vedere proprio il comportamento della risposta insulinica alla glicemia che sale. Bene, la caduta in ipoglicemia cosa fa? Allarma il cervello ha un servo diretto nel nostro corpo, quel servo diretto si chiama surrene e va praticamente a livello surrenalico a stimolare mediante un ormone ipofisario, quindi un messaggio neuroumorale, va a stimolare la produzione di cortisolo. Quando invece vuole una reazione immediata usa la via praticamente dell'adrenalina, quando vuole una via praticamente un po' più lenta usa la via del cortisolo. E cosa fa il cortisolo? Fa reinnalzare immediatamente la glicemia, ma il cortisolo riporta la glicemia a livelli alti. Il cortisolo è quello che crea il muro dell'insulino resistenza, cioè impedisce all'insulina di funzionare. Il cortisolo è l'ormone controinsulare e blocca anche l'attività di ormoni come il testosterone. Quindi capiamo bene quale condizione di malessere si crea a seguito di un piatto ricco di carboidrati ad alto indice glicemico. Piano piano poi, per fortuna, in condizioni quasi normali tutto ritorna alla normalità e la glicemia si rinormalizza dopo 2-3 ore. Quindi capiamo bene che sottoporre i nostri figli a questo tipo praticamente di alimentazione ricca di carboidrati ad alto indice glicemico non fa altro che innescare sbalzi della glicemia, e gli sbalzi della glicemia
sono per il nostro organismo praticamente devastanti. La nostra dieta, che è la dieta di Blackburn, il professore Georgia Blackburn di Harvard, praticamente è stata considerata ancora universalmente considerata la migliore dieta proteica in assoluto, perché stabilisce l'esatta quota di proteine da assumere in base al peso corporeo ideale di un soggetto, e diviso al peso corporeo che valutiamo in base anche alla quota proteica, in base al peso ideale, al sesso, all'età e al tipo di attività fisica. Ma con questo